Dei mucchi di mattoni e di pietre possono sembrare apparentemente inutili, ma quanto effettivamente la vita stessa può esserne direttamente legata? La loro improvvisa assenza a causa di bombardamenti o terremoti ha costretto milioni di persone disperate a rischiare la vita per intraprendere un pericoloso viaggio verso l'ignoto. I dati preliminari dell'UNHCR per la fine del 2023 danno 110 milioni di sfollati in tutto il mondo, con i numeri più alti in Iran e Turchia, che raggiungono circa 3 milioni e mezzo ciascuno. Nell'ombra del caos politico e della disinformazione di massa, però c'è chi fa veramente qualcosa per aiutare i più bisognosi e per cancellare quelle barriere umane e culturali artificialmente innestate da sistemi militari. Questo è il caso di Arianna Martini, che da oltre 10 anni porta aiuti di persona a profughi disagiati, attraverso i fondi raccolti con la sua Onlus Support and Sustain Children. Più o meno con lo scoppio della guerra in Siria ho deciso che non volevo guardare, non so, mi è preso forse in un momento particolare della mia vita mi è preso una necessità di non restare a guardare, sono sempre stata molto sensibile alle ingiustizie a vari livelli e sono partita. Sono partita più o meno da sola, ho preso un po' di contatti, poi arrivata sul confine e ho fatto 2 o 3 viaggi in questo modo. Da sola. Da sola poi però insomma mi univo a qualcuno, ma non era produttivo, era un tentativo di capire che cosa si poteva fare. Io tornando mi ero iscritta a Facebook e non lo utilizzavo, ho cominciato a sfogarmi, a dire quello che vedevo, perché comunque non ero abituata a vedere, per quanto uno si informi finché non ci vai, non ero abituata a vedere il bambino per strada buttato agli angoli delle strade, il bambino che si svegliava la mattina e usciva dal cassonetto e mi dicevano questo bambino ha perso tutta la famiglia in guerra e ha passato il confine, piuttosto che quello che vedevo qui, piuttosto che il lavoro minorile. E quindi dicevo quello che provavo e la gente in automatico, ma a migliaia, ho dovuto prendere delle persone che mi aiutassero a rispondere, mi chiedeva voglio aiutare, cosa posso fare, io non l'avevo messo in conto. E quindi è nata così l'associazione, adesso i progetti hanno un altro respiro, siamo qui da ormai 11 anni, abbiamo altri progetti in Siria, ci siamo fatti anche un po' le ossa anche altrove, in Giordania, in Iraq, abbiamo cercato, poi ci siamo resi conto che qui c'era meno intervento e più necessità e quindi ci siamo fermati in questa zona e al di là della frontiera. Molti dei profughi siriani che sono sopravvissuti alla loro odissea sono arrivati in posti come questo per vivere di stenti, pur lavorando in campi agricoli, in qualsiasi condizione meteorologica e senza limiti di età, a cui vengono negate cure mediche di base, istruzione e integrazione. Si ritrovano intrappolati per generazioni in un circolo vizioso di servitù economica e sociale. Schiavi moderni, a volte semplicemente pagati con banconote fittizie stile Monopoli, valide solo nella bottega interna al campo, gestita dallo stesso proprietario terriero per cui lavorano e a cui pagano l'affitto per il loro posto tenda. Potrebbe sembrare l'estratto di un racconto dickensiano, però tutto questo è reale e continua a succedere proprio adesso mentre io parlo e tu ascolti queste parole. Durante la guerra dei Balcani io ero andato in Slovenia a fare volontariato in un campo profughi e mi sono sempre occupato di disagio minorile. Quando poi ho visto attraverso i social quello che faceva Arianna e visto che poi mi sono dato disponibile a fare un po' di promozione alla raccolta fondi per il pozzo, a quel punto abbiamo cominciato a scriverci con Arianna, mi ricordo che era periodo Covid, abbiamo fatto un paio di dirette Instagram e a quel punto è nata la curiosità per me di venire qua. Venuto a marzo, a luglio ero di nuovo qua, a dicembre ero di nuovo qua, adesso è agosto e sono di nuovo qua. Perché? Perché la complessità di questo luogo continua a interrogarmi. Continuo a venire via dicendo che vabbè, adesso è l'ultima volta.
mi sembra di aver capito. Poi torno a casa e penso, forse non ho capito niente, o forse ho capito ancora troppo poco, forse c'è ancora qualcosa che devo comprendere, quindi ho voglia di ritornare. Questo è un po' il meccanismo. Quando uno viene qua vede dei profughi che vivono spesso in condizioni come queste, quindi sono delle tendopoli, molto spesso in aperta campagna, e più l'idea di profugo classica, no? Che l'iconografia classica ci ha restituito, queste grandi tendopoli, quelle tende bianche e blu, ok? Di là invece abbiamo gli sfollati interni, che sono proprio un'altra categoria di profughi. Sono profughi interni al loro stesso paese, che in certe zone più protette di altre hanno deciso di provare a ricostruire sostanzialmente, mi pare di capire, un'altra società, cioè un'altra Siria in questo caso. Dall'altra parte della frontiera c'è una Siria balcanizzata, dove bisogna passare attraverso vari posti di blocco controllati da diverse fazioni. A macchia di leopardo si notano zone di grandi opere di ricostruzione, intervallate da agglomerati più o meno urbani, vecchi e nuovi campi profughi, uliveti sconfinati, pianure e colline idilliache, bambini per strada che giocano in villaggi così sereni che mai ti farebbero pensare che qui, non molto tempo fa, si combatteva. صرت اتهجر انا ومو بس انا وعائلتي وكل اولاد عمي واقربائي والناس اللي بالضيعه فضلت ما ضل حدا، ورغم انه ما كان في شيء يعني عباره عن مدنيين فقط لا غير، لا في مثل ما يدعي انه مجرمين او ارهابيين، ما في حدا خالص نهائيا. نحن عباره عن سكان قريه بسطاء كنا نعمل بالزراعه فقط. ايمت ما بدك تفيق، ايمت ما بدك تذهب الى عملك، ايمت ما بدك تسافر الى مناطق انت بتحبها، ايمت ما بدك تكمل مثلا. هذا الامر كان بسوريا باريحيه انه قبل ما تصير الحرب. هلا حاليا نحن مقيدين، نحن يعني احس حالي قاعد بسجن كبير. ضغط عليهم اكثر شيء انه يطلعوا، حتى هاجروا، نصهم ماتوا في، اغلبيتهم ماتت في بلغاريا، في الغابات البلغاريه، ماتت على الانهار بين ادرنا وبين بلغاريا، ماتت ناس كثير. طلعوا على اوروبا كثير، في ناس انا بعرفها ما بدها تطلع على اوروبا، لكن الوضع هون بعدم الامان، عدم الاستقرار، اللي هو اللي سبب اللي خلاهم يطلعوا على اوروبا. Le cicatrici della guerra, però, sono ancora facili da trovare. In quello che resta dei palazzi devastati, per via anche di un terremoto, si notano ancora i buchi dei proiettili degli scontri passati. Ma proprio nei fori dei mattoni crivellati, gli uccellini ci trovano il nido perfetto, come metafora della vita che comunque non si ferma. Parlando, e in questi giorni è venuto fuori molto spesso quanto i siriani siano conosciuti per la loro operosità. Sono famosi per la loro voglia di lavorare, si svegliano prestissimo il mattino, lavorano fino a tardi la sera, sembra che dormano pochissimo. Questa è l'impressione che io ho avuto lì in quel luogo. È un posto che prima del 2015-2014 ospitava circa 1 milione e mezzo di persone, ora mi raccontavano ne ospita tra i 4 e i 5 milioni, e se il governo turco decide di mandare indietro parte dei 3 milioni e mezzo di siriani che sono qua, arriveranno magari a 6-7 milioni di persone su un territorio che ne conteneva 1,5 milioni fino a poco tempo fa. Ecco, è una società in pieno fermento, no? Mi ha impressionato vedere ogni singola baracca con i pannelli solari sul tetto, mi ha impressionato vedere ogni
garage messo in piedi con dei mattoni e delle lamiere, aperto sulla strada con dentro qualcuno che faceva qualcosa, magari 4-5 persone, 4-5 bambini, ragazzini insieme a un adulto che proponevano qualcosa, pulire la macchina, aggiustare il motore, vendere accendini. Ecco, questa ingegnosità del fare mi ha molto impressionato. Ultima cosa, perché sono un educatore dentro e sono un educatore che si è sempre occupato di minori e quindi io ovunque vado una specie di radar, per cui nel territorio mi concentro soprattutto sugli adolescenti e sui ragazzini, e la quantità di ragazzini e adolescenti randagi che si muovono come delle nuvole, dei temporali sul territorio, no? Per le strade, li vedi ovunque, sono sempre lì che fanno, che brigano, e la cosa straordinaria è che riescono comunque nell'enorme povertà, perlomeno a me, a trasmettere allegria, perché a me comunque gli adolescenti, i ragazzini trasmettono sempre una grande allegria, riescono sempre a giocare, riescono sempre a sorridere, e questo, se vogliamo, mi commuove ancora di più. Chissà cosa ha distrutto la Siria: guerra civile, guerra religiosa, dittatura, manipolazione geopolitica esterna, probabilmente tutte queste cose insieme. Certamente non è un caso che quel che è successo sia accaduto in un paese medio orientale ricco di risorse e, diciamo così, non allineato. Il risultato, come tanti altri, è che oggi la Siria è divisa in numerosi blocchi controllati da varie forze politiche e militari, vicine e lontane. Faccio ad Arianna una domanda semplicissima: perché fai quello che fai? Perché sento di essere nata dalla parte giusta del mondo e non lo sento e non lo vivo come una colpa, lo vivo come un'opportunità per cercare di cambiare, di migliorare quella parte di mondo che mi è data di toccare e che ho scelto, se vogliamo, scelto perché è capitata questa parte di mondo, ma nel momento in cui ho realizzato, ho scelto che potevo non voltarmi dall'altra parte, che non è vero che non è un problema che non ci riguarda, ma ci riguarda e ci riguarderà. E quindi è una risposta al mio senso di giustizia, di umanità. È proprio la mia umanità che me lo chiede. Puoi farlo, fallo. Perché no? Mentre i governi mondiali vedono i profughi come un danno collaterale o una merce di scambio sui loro tavoli verdi di geopolitica internazionale, mi affiora alla mente un ulteriore quesito: come sarà il futuro di questa povera gente? أكثر شيء في الفترة الأخيرة من سنة هاي السنة تقريبا بداية هاي السنة صار السوري يشهد يعني حركات، يعني صار يشهد إنه صار يشوف العنصرية تجاهه في الشارع، نروح على الشارع، نمشي بالشارع، نمشي بالشارع ما بنحسن، بنحاول إنه ما نحكي باللغة العربية لحتى التركي ما يعرفنا إنه نحن سوريين، حتى ما يطلع علينا تطليعات مثلا مزرع فيها. المشافي لما بنروح على المشافي ونعرض مثلا التصريح، هذا التصريح مثلا بتروح على المشفى بتقول لهم انا بيانات سيستم، بيقولوا لي انت سوري ورا نوقف ورا. اول شيء بيفكروني انه انا مواطن تركي، بس عندما بشوفون انا بيقولوا انت سوري، يلا انت ورا، اقعد ورا. Le sanzioni dell'Occidente continuano a colpire la fascia più bisognosa della popolazione, e non solo in Siria, ma per i falchi ai governi mondiali, Italia inclusa, dove da molto tempo si parla più di guerra che di pace, sembra valerne la pena. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more
children that died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it.